Buongiorno a tutti i tillini, vi piace questo nomignolo? Se avete idee più golose me le potete scrivere qui sotto nei commenti, attendo i vostri suggerimenti. Veniamo al video di oggi, con questa calura, perché non fare un bel tepache rinfrescante? Oggi vi propongo sia quello classico all'ananas messicano versus una mia versione speziata all'arancia. Provateli tutti e due e ditemi nei commenti quale vi piace di più. Allora, per prima cosa tagliamo l'ananas, togliamo le parti che non utilizziamo. Allora, intanto tagliamo via le parti che eliminiamo totalmente e poi cominciamo a togliere la nostra buccia che andrà messa a conservare per fare la fermentazione. Mettiamo l'esterno e il torsolo per la fermentazione, mentre l'ananas la mangiamo. Ovviamente gli lascio un po' di polpa attaccata perché aumenta il sapore, no? Anche il torsolo e tutte le parti dure le mettiamo insieme alla buccia dell'ananas. Intanto poi vediamo, laviamo bene la buccia e i torsoli e poi vediamo come metterli in fermentazione. Ora laviamo velocemente, spaziamo soltanto la buccia e la mettiamo ad asciugare su di un panno pulito. Questo è lavato a 90 gradi, deve essere sterilizzato senza aggiungere ammorbidenti. Non si deve sfregare troppo, sennò poi perde tutto quello che l'aiuta a fermentare, no? Che l'abbiamo sulla buccia, appunto. Adesso la facciamo asciugare bene. Ora vediamo gli ingredienti in toto per fare il tepache messicano, la nostra bevanda fermentata, quella più tradizionale all'ananas, e poi faremo anche la variante personalizzata. Allora, prima di tutto mettiamo la buccia di un ananas intera, biologica, e l'ananas, mi raccomando. Poi mettiamo un po' della nostra polpa, non tanta, un po' la mangiamo e un po' la mettiamo per aiutare la fermentazione. 2 litri di acqua naturale, dello zucchero moscovado grezzo, va bene lo zucchero moscovado, va bene anche lo zucchero normale volendo, però cerchiamo di farla più tradizionale possibile, quindi o lo zucchero moscovado o il piloncillo o la panela, che sono zuccheri grezzi tutti derivati dalla canna. Poi abbiamo una stecca di cannella e 3 chiodini di garofano, 3 chiodi di garofano. Dobbiamo assemblare tutto all'interno del nostro vaso, un vaso bello capiente. Questo è per 2 litri d'acqua, quindi considerate che anche il vaso deve tenere più di 2 litri. Usiamo lo zucchero moscovado, 200 grammi di zucchero per 2 litri d'acqua per un intero ananas. Adesso tagliamo rapidamente a pezzettoni anche il nostro torsolo, poi tagliamo a pezzi anche la buccia, pezzettoni così per essere più comodo da infilare dentro al vaso. Mi raccomando l'ananas che sia abbastanza matura. Finito il taglio, cominciamo l'assemblaggio. Prendiamo vicino il nostro vaso. Allora, per prima cosa gli verso dentro l'acqua, poi aggiungiamo il nostro zucchero moscovado, ecco qua. Prendiamo un cucchiaione a manico lungo per mescolarlo bene. Direi che è già perfetto. Se sul fondo non sentite più tutta la granella, vuol dire che la maggioranza si è mescolata. Ora mettiamo all'interno prima di tutto la nostra buccia e torsolo, ecco qua, tutta quella che ci sta, ecco, deve essere ben coperta, ma tanto poi la mescoliamo, qua ce n'è ancora di spazio finché volete. Mettiamo anche un po' di polpa, non tanta, qualche pezzettino. Poi mettiamo 3 chiodi di garofano, 3-4 chiodi di garofano massimo, e la stecca di cannella. Questo per dargli anche un po' di aroma, se vi piace. Se vi piace potete aggiungere anche lo zenzero, ancora all'interno della tradizione, dipende quale parte del Messico, della Colombia, o a volte anche se gli vogliono dare un tocco più acidulo, mezzo lime, ma io preferisco così, l'ananas la trovo già abbastanza acidula. Adesso dobbiamo semplicemente coprirlo con una garza pulita o una garza, un panno che avete in casa fitto. Questa è una garza da filtraggio, quindi è già bella fitta, un elastico per tenerla ferma
Questo servirà a favorire la fermentazione, quindi non mettete un coperchio, se no scoppia. Adesso che l'abbiamo tutto bello coperto, va tenuto in un posto fresco e al buio, quindi non in cucina. Se non avete un posto al buio ma comunque fresco, lo potete coprire con della stagnola. Dovete tenerlo comunque vicino, perché nelle prime 24 ore ogni tanto andrà mescolato, quindi quando ci passate di fianco voi per sicurezza mescolatelo, così siamo tranquilli. Ad esempio io, per farlo stare al buio, me lo metto in questo bel tegame alto, glielo metto dentro così, metto qui dentro di fianco anche il suo bel cucchiaione e tutte le volte che gli passo vicino lo mescolo. Accendiamo la luce e verifichiamo. Cosa facciamo adesso? Gli diamo, come abbiamo detto, una bella mescolata anche più volte al giorno, fino in fondo. Poi copriamo, recuperiamo il suo elastico, lo copriamo e lo rimettiamo all'ombra. Vi faccio vedere dopo 24 ore che ancora non c'è fermentazione, o perlomeno c'è, perché si sente l'odore alcolico, ma non fa ancora le bollicine. Adesso metto un vasetto più piccolo, comunque un vetro all'interno, per tenerlo un po' pressato. Sopra gli metto la solita garza e poi lo rimettiamo altre 24 ore. Adesso sono passate 48 ore, quindi verifichiamo. Vedete il bordo bianco che sta fermentando? Praticamente ci sono già le bollicine e il bordo bianco. Ora, a seconda di quanto vi piace fermentato, lo potete lasciare anche un po' di più oppure no. Io preferisco che non diventi troppo acidulo. 48 ore di solito per me sono l'ideale. E quindi adesso lo tiro fuori, lo filtro, gli do una prima passata dentro una ciotola di vetro bella ampia, poi dopo lo travasiamo nelle bottiglie e cominciamo a filtrare e a togliere tutte le nostre bucce. Si sente anche il frizzantino, adesso ve lo faccio sentire vicino. Si sente. Si sente che fa le bollicine, che frizza. Adesso riempiamo le bottiglie, non del tutto, lasciamo un po' di spazio per dargli ancora la possibilità di fermentare ed evitare che ci scoppi la bottiglia. Utilizzo il mestolo e riempo la bottiglia utilizzando anche il colino, così se ci sono delle piccole impurità ancora le filtrerà. Il colore scuro ovviamente è dato dal tipo di zucchero, abbiamo usato lo zucchero moscovado. Se lo fate con lo zucchero classico bianco semolato resterà molto più chiara. E questo è quello tradizionale d'ananas. Allora, quasi pieno, direi che lasciamo circa questa parte del collo delle bottiglie libero per fargli finire la fermentazione, perché adesso le lascerò ancora 24 ore sempre in un posto asciutto al buio intorno ai 20 gradi, comunque non più di 25, poi le mettiamo in frigo. Adesso lo assaggio, come vedete ha delle piccole bollicine sopra, ha cominciato la fermentazione, è ancora piuttosto dolce, quindi poco acidulo. Questo dopo 2 giorni una temperatura sui 20 gradi. Adesso lo assaggio e vi dico, ok, non è ancora molto frizzante, quindi adesso le fascio le bottiglie con la stagnola, le faccio fermentare 24 ore e poi domani vediamo com'è. Ecco qua, adesso lo fasciate bene anche, così non prendono troppa luce, e poi facciamo la seconda ricetta. Adesso facciamo la mia ricetta personalizzata del tè pace, perché ho tenuto da parte queste bucce di arancia edibile, biologica ed edibile anche, 6 arance, l'acqua, poi mettiamo 2 stecche di cannella, 3 anici stellati e lo zucchero, il panela in questo caso. Parliamo sempre di utilizzare uno zucchero di canna piuttosto grezzo. Ho preso anche il pestello per romperlo, perché sennò non mi passa dal buco del vaso. Adesso prima di tutto un attimo solo che asciugo bene le bucce delle arance. Ho preparato già la panela perché era un pezzo troppo grosso, le arance sono belle asciutte, quindi cominciamo a mettere dentro un po' tutto. Cominciamo con lo zucchero, mettiamo un po' della nostra acqua e comincio anche a mescolarlo un pochino, perché la panela è un pezzo intero, quindi gli date un attimo per dargli un po' una mescolata. Si scioglie, però nel frattempo cominciamo a mettere dentro le nostre bucce. Ecco, direi come quantità 5 bastano, 5 arance bastano, sennò poi si riempie troppo. Mettiamo le 2 stecche di cannella, 3 anice stellato
e riempiamo con l'acqua fino a coprirli, così. Mettiamo giù, che vengono a galla, allora non sta mica giù, non danno re. Adesso ci inventiamo un bel pressino come l'altra volta. Ecco qua, ci mettiamo per farlo star giù uno di questi di vetro. Ecco qua, copriamo con un'altra garza. Qui come al solito mettiamo all'ombra e ogni paio di giorni mescoliamo, quindi lo mettiamo sul tavolo di legno all'ombra col suo tegame che lo tira al buio, e poi tra 24 ore lo controlliamo e lo ricontrolliamo tra 48 per fare le altre bottiglie. Poi facciamo un bel paragone. Adesso dopo 2 giorni osserviamo anche il mio di Tepace all'arancio, vediamo come sta andando. Togliamo il vetro, abbiamo messo, lo vedo ancora bello delicato anche se già comincia a fare una fermentazione. Ti farei fare un altro pochino, un'altra mezza giornata. Diamo una bella mescolata, mescoliamo bene, invertiamo le nostre bucce sopra e sotto così, quindi ricopriamo e rimettiamo al buio. Togliamo da qua dentro il nostro Tepace, ha già fatto bollicine anche qua, ancora a livello basso, è piccolino, però come sempre lo mettiamo in bottiglia e lo facciamo fermentare altre 24 ore dentro la bottiglia e poi lo travasiamo nella bottiglia con la chiusura ermetica, e come l'altra volta le teniamo basse, tipo qua, è già ben filtrato. Fa già un pochino di frizzantino naturale. Ovviamente adesso dobbiamo dargli il tempo. Ecco, ci fermiamo qua. A posto così. Voglio già assaggiarlo un attimo per sentire com'è di sapore, per vedere il livello d'acidità anche. Non è ancora tanto frizzante, ma intanto lo assaggiamo. È già leggermente frizzantino, un po' amarognolo ma non troppo. Buono buono. Adesso lo lasciamo altre 24 ore fuori per vedere che faccia un po' di fermentazione ulteriore e poi lo passiamo in frigo. Adesso vediamo un attimo i Tepace come sono venuti, se hanno fermentato anche in queste 24 ore. Direi di sì, perfetto, si vede bene, quello sì e questo anche. Adesso li trasferiamo in frigorifero, così si possono anche già assaggiare per sentire se sono come ci piacciono. Vedete che sono frizzantini. Adesso li mettiamo subito in frigorifero al freddo, così sono più buoni, freschi e dissetanti.